Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo una cover, la canzone Say Something, la cover cantata da Casey Tandingham, non so se si dice così. Questo deve essere il 2018, nel programma Singer 2018, puntata numero 7, questo è quello che leggo qua. La canzone la conosco, diciamo nell'originale, mi piace molto, certamente. Non conosco questa interprete, però, visti i vostri suggerimenti e visto che mi avete sempre suggerito bene, l'ascolto molto volentieri. Andiamo a sentire. Say something, I'm giving up on you. Allora, cominciamo subito col dire una cosa. A livello di scenografia, parlerò poi alla fine, perché voglio anche un vostro parere di quello che hanno fatto qua. Vi darò la mia opinione e voi mi direte la vostra, ovviamente. Intanto all'inizio hanno fatto già una cosa come attacco della canzone, che a me piace chiamare premonizione, e serve per aumentare la tensione che noi proviamo, quindi l'emozione che poi proveremo ad ascoltare l'inizio della canzone. Perché dico questo? Hanno fatto praticamente il primo arpeggio di chitarra, fatto molto breve, poi ha rallentato un pochino, ha fatto una pausa e ci dava l'impressione che lì la cantante dovesse cominciare. Invece non ha cominciato a cantare, ma ha ricominciato a suonare la chitarra. Quindi hanno rimandato l'inizio della canzone dal punto di vista vocale un po' dopo. E questo in noi, avendo creato questa aspettativa inconscia, aumenta la tensione emotiva. Questo cosa ci induce a fare? Ci induce poi a vivere con più forza l'emozione di quando lei effettivamente inizia a cantare. Risentiamo se riusciamo a pescare il punto. Allora, qua così, sentite. Ok? Quindi andiamo avanti. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'd give it up on you. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. Scusatemi, è molto difficile interrompere questa canzone perché uno vorrebbe sentirla tutta fino in fondo. Credo che lei sarebbe, o è, non lo so, un'ottima cantante anche jazz, perché ha la capacità di muovere la melodia, come ritmo, come tempo, come anticipo, come ritardo, e anche nel fare dei riff che sono un po' fuori dalle righe, di solito una classica caratteristica di questi tipi di interpreti,
molto bello perché la canzone in sé, a livello di melodia, è semplice e ripetitiva, quindi rischia sempre di essere noiosa, no? Una canzone di questo tipo, per quanto orecchiabile, per quanto bella. Lei invece ci mette del suo perché sta aggiungendo questa emozione, per cui anche utilizzando il suono della voce più forte, magari inizio parola, poi si tira indietro e rende molto più debole il suono del finale, o viceversa, dà molto movimento a una melodia che normalmente non ne ha il suo tantissimo. Da quel che vedo in questo primo pezzo è perfetto l'arrangiamento, perché intanto c'è solo la chitarra e voce che ci permette di sentire la voce così chiara e così pulita di Casey veramente molto bene, questo a me piace sempre tanto. Sentite che c'è una specie di tappeto musicale sotto la chitarra, una specie di suono che fa da base molto debole. Può essere fatto in due modi, non so se sia un effetto della chitarra stessa, a volte si aggiunge alla chitarra questo tipo di effetto, o se c'è qualcuno che con un sintetizzatore crea questo suono, questo tappeto musicale. Comunque molto bello, molto bel fatto. Quello che volevo dire qua è che questo suo modo di cantare così, dove lei ritarda il tempo, lo aumenta rispetto al ritmo, rende molto intima la situazione per noi che l'ascoltiamo. Primo perché non c'è una sezione ritmica, cioè basso e batteria, che ci dà un tempo preciso nella canzone, e per quanto il chitarrista, che è bravissimo, ovviamente stia seguendo il tempo in modo molto preciso, non avendo questa sezione ritmica, diciamo di un complesso intero, il ritmo inconsciamente noi lo desumiamo da quello che fa la chitarra e la voce, quindi siamo noi a creare nella nostra testa il metronomo di questa canzone, perché non ce l'abbiamo sparato e urlato dagli strumenti, dal basso e dalla batteria, che non ci sono in questo caso. Quindi già percepiamo questa sorta di diciamo fragilità, di poca sicurezza nel ritmo della canzone, come nostra emozione dico, quindi il fatto che poi lei usi questo stile rallentando un poco le frasi oppure rivelocizzandole un poco, tanto che sembra quasi, come capita nel jazz, uno stile un po' parlato, ci dà la sensazione che chi sta cantando la canzone, mh, quindi immergiamoci anche nel testo, sia incerto, sia dubbioso. Ricordiamo che il testo riparla di una rottura di un rapporto dove la cantante, in questo caso lei, si rivolge all'amante dicendo che è finita, insomma, che lei lo sta lasciando, e chiede a lui, lo supplica di dire qualcosa, mentre lui, non dicendo niente, diciamo così, gli dà la sensazione di essere indifferente, che è la cosa peggiore, no? Quindi lei sta soffrendo molto per questa cosa, però questa prima parte, così intima e così insicura, sembra quasi che lei stia piangendo tra sé di questa cosa, no? Molto bello, molto ben fatto come arrangiamento e come sua interpretazione. Andiamo avanti. And I would stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Oh, anywhere I would have followed you. Say something, I've given up on you. Say something, I'm giving up on you. Bellissima questa parte qua, veramente un'idea geniale secondo me.
avete visto che lei, intanto è bello il fatto che lei abbia interagito col chitarrista, e questa è un'idea geniale pure, perché ci dà ancora di più l'idea che lei è da sola in questa interpretazione, non siamo su un palco in un grande spettacolo, lei sta quasi parlando tra sé e al limite si rivolge all'amante, no? Quindi la situazione è molto intima, molto bella questa cosa, ma la cosa interessante che noto è che la musica è andata, la canzone, cioè più che altro la sua voce, è andata in crescendo, come se la insicurezza iniziale di questo tono molto sospirato, eccetera, e di questo parlare tra sé, no? Della cantante, del lamentarsi, piagnucolare tra sé, stia diventando qualcosa di più forte, come se lei si sta arrabbiando e non riesce più a tenersi, per cui sale il tono e ci sta portando verso una parte più urlata, dove lei non ne può più e dice basta, adesso sta cosa la devo dire, quindi no? Ma è come se avesse cercato ancora di trattenersi una volta in più, quindi hanno fatto questo breakdown immediato della canzone che stava salendo, del tono che stava salendo, e sono tornati di colpo a questa sezione molto più bassa, simile all'inizio, dove addirittura la chitarra fa questo suono stoppato delle corde. A me piace molto fare questo tipo di suono e a molti chitarristi piace, dove quindi il suono è ovattato della chitarra e in più è stoppato, cioè bloccato, non è più una vibrazione che continua. Quindi ha proprio l'idea che ci sia un freno, come dire, mi sto trattenendo, no? Che è la sensazione che noi riceviamo da questa sezione. Quindi lei stava arrabbiandosi, stava per urlare quello che voleva dire, ma riesce con un estremo tentativo di trattenersi e ritornare a toni più calmi, no? Bellissimo. Risentiamo questo pezzettino e poi andiamo avanti. I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Say something. Scusate, lo risentiamo. Avete visto, lei si è trattenuta in quel pezzo che dicevamo, poi però non ce l'ha fatta più e con l'ingresso della batteria, del basso di tutta l'orchestra, di tutto il gruppo, c'è questa esplosione di potenza, quindi lei non si trattiene più e dice quello che deve dire. Ma hanno fatto quest'ultima sensazione, hanno dato questa sensazione di esitazione a noi, quando hanno fatto, prima che la batteria desse il colpo definitivo per cominciare, una lieve pausa che ci dà inconsciamente la sensazione di un'ultima esitazione, se lasciarsi andare a questa arrabbiatura oppure no, quindi urlare questa cosa oppure no. Sentiamo se la ripeschiamo. Qua, ecco qua. Stop. Vedete che lei sembra proprio in questa parte, dove sta urlando ovviamente a voce piena, molto più che all'inizio, sembra proprio che dica guarda che le cose stanno così, cioè di qualcosa perché le cose stanno così, lei è proprio arrabbiata in questo caso, sta tirando fuori tutto e si vede che sente molto la canzone perché riuscire a usare la voce sia in questa parte ma anche nella parte iniziale per trasmettere queste emozioni a noi
che ascoltiamo, vuol dire avere veramente una grande capacità di controllo, non solo sul respiro, non solo sulla tonalità, ma proprio sul proprio corpo, perché lei è completamente immersa in questa canzone, quindi sta usando tutta se stessa per cantare, quindi deve controllare tutta se stessa per trasmettere le emozioni che vuole trasmettere, e sta facendo un lavoro eccezionale, capolavoro. Say something, I'm giving up, 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 giving up on you. Hey, yeah, ooh. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Un'altra piccola cosa, quando ha finito la parte potente, lei è scesa col tono, con questa voce molto tremante, tutta la vibrazione che ha fatto era più che una vibrazione della voce, era proprio una vibrazione del corpo, che dava l'idea del pianto, no? Quasi. Quindi lei, il tono si abbassa perché lei si rende conto che non c'è niente da fare. Quest'ultima frase sembra quasi che tenti un'ultima supplica, un ultimo tentativo per vedere se qualcosa succede, ma anche se dentro di sé sa già che non avrà alcun esito, e lo sguardo finale nell'ultima nota ci trasmette proprio questa sensazione di sono consapevole che non c'è nulla da fare, guardate, If you want me qua. Bellissima interpretazione, devo dire, ma è quello che io dico sempre dei cantanti che hanno possibilità di cantare in stile jazz. È come se avessero una tavolozza di colori più grande degli altri. In realtà, da quello che io percepisco, ci danno questi colori in più, questo movimento in più nelle melodie anche più semplici, questa capacità di sorprenderci, semplicemente perché, appunto per lo stile che usano, è come se colorassero il disegno, ma non avessero nessuna paura di andare fuori dai contorni, no? Quindi danno questa vivacità in più. Cosa volevo dire all'inizio per quanto riguarda la scenografia in generale? Vediamo se siete d'accordo con me oppure no. Intanto, lei come è vestita? Ha una maglia e un paio di pantaloni che sembrano una tuta, se vogliamo, quindi molto informale. Qui ci dà subito l'idea che siamo in un momento intimo, quindi tra virgolette come se fossimo in casa sua, con lei e non su un palco di un mega show, ovviamente, e già questo ci dà un'idea. In più noi vediamo solo loro due sul palco, chitarrista e cantante, anche se poi l'orchestra entra a suonare, ma noi non la vediamo. E quello che vediamo quando lei canta dietro è questa luce arancione che per noi che la guardiamo dalla TV appiattisce tutto il contorno, quindi ci dà ancora di più la sensazione che siamo soli, diciamo, con loro due, con lei in particolare, e intorno non c'è nulla. Quindi, secondo me, hanno fatto questa scelta scenografica per comunicarci questa cosa, per darci questo senso di intimità, visto l'argomento della canzone e visto l'interpretazione che lei ne fa. Ditemi anche voi nei commenti se siete d'accordo con me oppure no, sono curioso di sapere appunto la vostra opinione. Devo ringraziare tutti ovviamente per avermi fatto scoprire questa eccezionale cantante che sicuramente ascolterò ancora. Sicuramente bella interpretazione, quindi grazie a tutti, datemi altri consigli, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e ovviamente noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!